Buon pomeriggio amiche, ben ritrovate sul mio canale. Oggi insieme faremo questo splendido ciondolo, non facilissimo, ma tranquillamente con le istruzioni che vi darò potrete eseguirlo. Al soutache naturalmente. Sigla e vi dico l'elenco dei materiali e passiamo subito al dunque. Cosa ci serve per realizzare il nostro ciondolo? Naturalmente svariate colorazioni di soutache, fili e forme. Il video è in collaborazione con Fili e Forme che mi ha fornito parte dei materiali, quindi svariate colorazioni di soutache, sia gustus che queste invece che vedete che hanno questi effetti brillantinati, luccicosi. Poi ci servirà un cristallo sempre fili e forme. Questo è 18x14, naturalmente io ho utilizzato la colorazione rubino. Ci servirà un pezzettino di feltro o di beading foundation che è la base su cui vado a cucire, poi vedrete lungo il video. Ci serviranno gli aghi della tulip che trovate sul sito e ci servirà del filo per cucire. Sul sito di Fili e Forme trovate questo in nylon, ma naturalmente ai fini del video non si vedrebbe assolutamente niente, quindi io utilizzo per comodità mia, perché mi trovo a cucire con questi fili, che sono quelli della Miyuki colorati. Io ho utilizzato l'oro e nell'ultimo giro solo ho utilizzato il colore rosso. Dimenticavo, i tulip sono numero 10, lo vedete scritto qui. Sono i lunghi. Ci servirà della colla, naturalmente, ci servirà un elemento in zama. Io in questo caso ho utilizzato la stellina marina, ma ho anche qui altri elementi. Ci serviranno gocce, coprigocce, insomma un po' di materiali per fare questa decorazione e ci servirà un pezzetto di tessuto di Ultra Suede per rivestire il nostro retro. Vedete il nostro ciondolo al retro rivestito, non si devono vedere i punti di cucitura. Servirà quindi un po' di pazienza per poter fare questo ciondolo, però il risultato finale, come vedete, è molto molto carino. Potete scegliere voi i colori che amate di più, secondo il vostro gusto personale. Quindi andiamo a prendere ago, filo e cominciamo subito. Il video, come vi ho detto, è in collaborazione con Fili e Forme e per voi che siete iscritti al mio canale c'è un codice sconto che è Briga5, ve lo metto anche qui, quindi andate a sbirciare. Ho fatto qualche unboxing recentemente, forse sabato, quindi andate a sbirciare e ditemi che ne pensate di questo ciondolo e spero di vederne realizzato qualcuno. Vi abbraccio tutte e vi auguro a tutte come sempre buona creatività. Il video probabilmente sarà lunghissimo, quindi verrà velocizzato con una musica di sottofondo, ma vi mostrerò tutti quanti i passaggi più importanti per poterlo terminare. Ciao! Dimenticavo, io mi chiamo Gabriella, in arte Briga Bijou, e se vi piace creare bijou artigianali seguitemi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, lasciatemi tanti commenti e tanti like e fatemi sapere che ne pensate. Ok, finito. Step 1. Allora, io sto utilizzando dei cristalli, sempre di Fili e Forme. Questi sono 18x14. Eccoci qui. E la primissima cosa da fare è prendere un pezzettino di beading foundation o del feltro, un supporto insomma per andare a incollare il nostro cristallo per facilitare la cucitura. Quindi ho tagliato un pezzettino, come vedete, rettangolare, poi ho fatto un forellino al centro perché questo, a differenza della pietra, il retro, anche la pietra è un po' bombata ma molto poco, invece come vedete i cristalli hanno una bombatura più grande e quindi danno un po' di difficoltà nell'incastonarle, quindi per sopperire a questa differenza di spessore andiamo a fare questa operazione, ok? Quindi tagliate un pezzettino centrale, mettete la colla B6000, questa con il beccuccio di precisione, la mettete sul cristallo, quindi sul cristallo, al centro no perché c'è il forellino, dopodiché l'adagiate sul pezzo di base, poi girate sottosopra e fate una leggera pressione e aspettate insomma qualche minuto. Nel frattempo andate a prendere gli aghi della tulip, andate a prendere i fili,
Potrete usare del filo, come vi ho già detto, di questo tipo in nylon, oppure sapete che io preferisco il Miyuki, quindi nel frattempo che la colla asciuga voi andate a prendere il resto dei materiali, naturalmente i materiali a inizio video. Allora, utilizzerò questa colorazione perché le prime piattine, come vedete, hanno tutti i filamenti dorati, sono comunque colori chiari, quindi utilizzerò questo filo della Miyuki. Tagliate una gugliata di un 50-60 cm e fate un nodino all'estremità. Non fate gugliate più lunghe perché poi diventa più complicato cucire. Andate a vedere sempre i primi tutorial video lezione per il verso delle piattine. Allora, mentre nel caso della pietra, se avessi avuto una pietra centrale, non avrei tagliato la base per aiutarmi a sostenere la piattina, in questo caso per andare invece ad ammortizzare lo spessore, ok, del mio cristallo, vado a tagliare il contorno, così avrò questa parte di cristallo sottilissima sostenuta anche dallo spessore e quindi questo mi aiuta. Quindi mettiamo un po' di colla all'estremità delle piattine per aiutarci nella lavorazione così non sfilaccino, osserviamo il verso dritto e rovescio, spero che si veda, qui si forma una sorta di V nella trama delle piattine e quindi questa parte, la parte sinistra, è il nostro dritto. Naturalmente questo si nota pochissimo quando andiamo a utilizzare le piattine con filamenti metallici, ma si nota un pochino di più quando utilizziamo le Gustus, quindi fate attenzione. Non se ne accorgerà mai nessuno di questo problema, però tecnicamente io vi devo dire di mettere tutte le piattine nello stesso verso, solo un occhio esperto lo capirebbe. Ok, quindi parto al centro, a cucire al centro, perché tanto qui nella parte centrale, qui abbiamo apposto una stellina e in questo caso andremo a porre invece un polipetto, quindi non si vedrà la congiunzione tra le due piattine. Quindi delicatamente mi giro, tengo fermo in questo modo tra le mie mani e semplicemente vado a cucire. Quindi ho fatto il nodino al filo, entro, vedete, nella base, entro al centro della scanalatura e semplicemente comincio a fissare la mia lavorazione. In questo caso non vado molto all'ampiezza dei punti, non vi dico proprio nulla perché comunque in questo caso ci andranno altre piattine all'esterno. Quando andate a fare questa operazione di cucire le piattine, non tirate troppo, non siate troppo energiche quando andate a tirare perché rischiate altrimenti che la piattina scivoli sotto il cristallo, invece la piattina deve rimanere al margine. Quindi portatevi avanti come se stesse facendo proprio una sorta di imbastitura, quindi vi spostate di qualche millimetro, sistemate e poi tornate indietro in questo modo. Spostatevi un pochino più avanti, poi ognuna troverà il suo metodo, cioè chi cuce da destra verso sinistra, da sinistra verso destra e così via. Se avete difficoltà all'inizio a tenere in mano la piattina e il cristallo, potete aiutarvi con qualche puntino di colla per fare una sorta di imbastitura, ma state molto attente a non macchiare tutto. Quindi io procedo così. Quindi potete fare una sorta di retropunto, vedete io vado avanti e poi ritorno indietro, ma potreste anche fare in questo modo, spostarvi in avanti, vedete, di qualche millimetro e andare in avanti, quindi fare proprio una sorta di imbastitura. Mi raccomando, non tirate il filo, vedete? Quindi ognuno poi troverà il suo metodo. Io in genere mi trovo in questo modo, che è lo stesso metodo poi che utilizzo, ecco, non pungetevi, che utilizzo per dare puntini piccoli e quindi mi viene in automatico fare in questo modo. Puntini piccoli quando vado a cucire le piattine più esterne, quindi mi sposto abbastanza nella parte retro e sul davanti faccio puntini piccoli, ma questo lo vedremo più avanti. Ok, arrivo fino alla fine, quando poi vi siete resi conto più o meno di dove verrà il taglio, cosa fate? Andate a mettere poca colla, vedete? Io tengo proprio in questo modo,
metto un pochino di colla ma all'esterno, così dopo andrò a tagliare la mia piattina e non si sfilaccerà. Cerchiamo di fare quindi un lavoro abbastanza pulito. Quindi continuo a cucire e ci vediamo dopo. Come vedete ho cucito tutto quanto il mio contorno e sono arrivata all'estremità, qui dove avevo messo la colla. Quindi cosa faccio? Prendo le mie forbicine e taglio in questo modo. E come vedete, bene o male, non si sfilaccia tutto. Questo per rendere il lavoro più pulito e per facilitare l'apposizione delle piattine successive. Quindi mantengo in questo modo, cucio l'ultimo punto e do anche un punto qua di cucitura, vedete, tra i due lembi, così, giusto per, mi raccomando, sempre al centro della scanalatura. Quindi la scanalatura è questa. Quindi dovete cercare di cucire sempre al centro della scanalatura per evitare che la piattina soutache possa fare difetti. Non in questo caso perché sono delle piattine di ottima qualità, hanno una finitura particolare, non si vedrà, però vedete alla fine sul lato questa è la mia cucitura. Adesso non ci resterà che andare a cucire tutte le altre colorazioni. Quindi ritorniamo al punto di partenza, guardiamo il verso delle piattine e cuciamo la seconda piattina, sempre alla stessa maniera. Quindi puntina di colla, tagliate, adagiate, cominciate a cucire il primo puntino e poi alla fine farete la stessa cosa. Per chi se la sente può cucire anche 2-3 piattine tutte quante insieme. Questo sta a voi e alla vostra esperienza di cucito. Quindi metto il video velocizzato e vedrete qualche step. Quindi inizio mettendo un pochino di colla Asulit all'estremità perché io faccio così, mi trovo più pratica. Dopodiché prendo 2 piattine, taglio naturalmente l'estremità per essere più pulita e comincio a cucire. Vedete che cucio la prima piattina, vado a prenderne un'altra e quindi ne cucio 2 insieme, se riuscite anche 3 se siete alle prime armi, naturalmente una per volta. E poi semplicemente si procede come il primo giro. Mi raccomando, quando cucite mantenete sempre insieme le piattine in modo tale che non si spostino. E una volta finito di cucire, come abbiamo fatto prima, andiamo a cucire per unire i due lembi. Come vedete abbiamo cucito insieme 2 piattine, voi procedete altrimenti uno per volta. Adesso dovremo farlo anche con le altre piattine. Naturalmente mentre prima si vedeva la cucitura perché avevamo la base, adesso praticamente la cucitura, nel mio caso color oro su oro, si confonde tra le piattine. Io procedo e potete procedere con questo lavoro fino a quanto desiderate. Io per esempio ho messo, vediamo, 2, 3, 4, 5, 6, ho messo 8 giri di piattine, siamo solo al terzo, probabilmente ne metterò 9 per fare un gioco di colori che poi vedrete, ma procedo sempre alla stessa maniera, quindi lo farete fare grande quanto lo volete in base alla dimensione del ciondolo, dell'orecchino, dell'elemento che avete, perché dovete sempre considerare che il vostro elemento poi dovrà coprire le piattine. Se sporge non va più bene perché si vedrebbe il taglio, quindi dovete sempre calcolare, ok, che il vostro elemento vada a coprire il tutto. Io ancora non sono sicura quale utilizzerò, vedremo alla fine. Ok, vado a prendere la mia quarta piattina e continuo. E si procede sempre così a cucire. È una tecnica abbastanza semplice, potete fare in questo modo orecchini anche e ciondoli, elementi centrali per bracciali, poi starà veramente a voi. Potreste poi inserire tra i vari giri una catena strass, ma la domanda è: quanto soutache mi serve? Come regolarmi? Per facilitarvi l'operazione, se non avete un cristallo per esempio come questo, basterà che prendete un metro morbido come questo, per esempio guardate, partite, scusatemi, ok, lo fermo, partite, questo è lo 0 e vedete più o meno quanto dovrà essere la vostra piattina.
vedete qui per esempio la mia prima piattina dovrà essere tra il 4,5 e il 5, tagliate sempre un centimetro di più e mano a mano andate ad aumentare la dimensione. Questo naturalmente, quindi partite tipo da 6 per chi ha le prime armi, poi vi servirà per cucire, tagliare e mettere la colla, partite da 6 la prima piattina e poi piano piano andate ad ingrandirvi. Ok, io procedo con tutte le mie colorazioni e poi ci vediamo per il finale. E così tranquillamente ricominciate a cucire la quarta piattina, la quinta piattina, piano piano vi mettete lì con i vostri tempi, con la vostra manualità, vi fate i vostri studi, tenete bene in mano le piattine, non fatele slittare, tenetele appiattite con le dita in modo tale che siano tutte alla stessa, come dire, altezza, che non ci siano troppe ondulazioni o dislivelli. Poi vedete naturalmente nel mio video cambi filo, cambi di tutto, perché questa è la realtà e mi faceva piacere, anche se velocizzato, farvi vedere proprio quello che realmente faccio quando realizzo un ciondolo di questo tipo e sono lì nel mio laboratorio. Come vedete, colla, taglio. Adesso vado a prendere la piattina Gustus, che è quella a tinta unita di colore rosso. Unisco un attimo questi lembi, come vedete abbiamo fatto prima, e vado a prendere la piattina rossa. Qui dovete fare un pochino di attenzione con la piattina Gustus, perché qui veramente il verso si potrebbe vedere, visto che sono tutte dello stesso colore. Faccio velocemente una breve misurazione, colla, taglio e procedo così e vado a cucire tutte quante le mie piattine rosse, tutte e tre insieme, per facilitarmi e velocizzarmi un pochino il lavoro. Ma come già vi ho ripetuto all'infinito, fate come siete abituate a fare, come vi trovate. Vedete, vi mostro per bene, che osservo per bene il verso delle piattine e le allineo, scusate, tutte quante, e poi procedo con tranquillità a cucire molto serenamente. L'effetto, devo dire la verità, che mi piace tantissimo di questi colori. Cucendo naturalmente 3 piattine insieme dovete essere più abili, perché dovete cucirle alla piattina, alle 2 piattine sottostanti, quindi dovete essere bravine con l'ago a passare attraverso il lavoro, altrimenti cucitene un paio per volta. Perché la cosa importante è che, vedete, al rallentatore non slittino tra di loro, ma che siano tutte belle allineate e sistemate. Arrivati a questo punto, vedete, io ho cucito fino a qui, adesso devo andare a chiudere. Ho cucito tutte e tre insieme, però in questo punto qui taglio una piattina per volta e vado a chiudere per evitare avvallamenti e cose varie. Poi voi fate come ritenete più opportuno per voi. Cadute le forbici, io vado a chiuderle una per volta. Quindi taglio. Vado a chiudere subito per evitare che si sfilacci la piattina, quindi tengo con le mani, dopodiché vado dall'altro lato e chiudo. Guardate la differenza, dove c'era la colla come il taglio e guardate dove non c'è. Tende, vedete, proprio a sfilacciarsi, ma adesso io vado a mettere subito un pochino di colla e procedo con gli ultimi due colori. Mi raccomando, l'ultima piattina che andrete a cucire deciderete voi in base al vostro elemento, ok, quanto volete ingrandirvi. Guardate, questo è il mio elemento, vedete, io faccio ancora un paio di giri, la dimensione per il mio polipetto, qui ci andrà la testa e sotto coprirò le altre due piattine. Mi raccomando, dovrete cucire come vi ho mostrato. Quindi adesso vi faccio vedere un'ultima volta con il colore che ho scelto a contrasto, perché ogni tanto bisogna osare.
colore bellissimo per creare proprio un ulteriore contrasto, perché io sono la donna dei contrasti. E velocemente valuto la quantità di piattina sudace che ci vuole, metto la colla, taglio l'estremità, faccio il solito e comincio a cucire. Vado qui e vi mostro come cucire, anche se questa non è la mia ultima piattina, mi trovo e vi faccio vedere. Vabbè, fisso naturalmente il primo punto, tanto qui ci sarà il polipetto sovrapposto, ma se questa fosse la mia ultima piattina procederei in questo modo: vado, esco nella scanalatura e do un puntino microscopico e ridiscendo. Naturalmente, se il colore del filo cambia troppo dal colore del sutace, non siete bravissimi a cucire, potete optare anche per un filo sottile di nylon. Poi cosa faccio? Mi sposto di un mezzo centimetro e vado in avanti, sempre al centro della scanalatura, e do un puntino microscopico, cioè deve essere microscopico. Non so se si vede, non si vede perché è microscopico. Deve essere piccino, cioè più piccolo. Ecco, guardate, questo è microscopico e li ho dati sulla piattina in cui avrei potuto tranquillamente darli più grandi, ma questo è quello che dovete fare. Quindi vi spostate nuovamente di mezzo millimetro e date, cioè è come se dovesse rimanere più o meno allo stesso punto, e rivado. Quindi automaticamente cucite anche le piattine rosse un'altra volta, e quindi tutte queste cuciture daranno comunque sostegno. Ok, io vado a dare le ultime due piattine, le cucio insieme eventualmente e ci vediamo alla fine. Nel frattempo qua si è fatta un'onda, quindi valutate sempre, ok, quello che andate a cucire e cercate di restare al centro e di non spostarvi troppo da un lato e da un altro. Per l'ultimo giro, piattina rossa, ho deciso di usare il filo rosso. Vedete? I punti, io sono qui con l'ago, i punti di cucitura assolutamente non si devono vedere. Quindi piccoli, 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 i più piccoli possibili, e non tirate tanto per evitare che si facciano degli avvallamenti. Ok, andate, procedo anche io. E così siamo giunti alla fine, vedete? Questo, come vedete, anche ve lo mostro così, vediamo un po' di cosine per farvi capire che è bello piatto, quindi perché man mano che cucio allino le piattine, e questo è il risultato finale. Naturalmente ho dato due puntini qui, adesso scenderò in basso, farò un nodino e taglio, dopodiché bisognerà mettere una susta, incollare l'elemento e mettere la goccia, il laccio, e alla fine praticamente è finito. Ecco qua, questo sarà il nostro polipetto. Nel frattempo vado a scegliere, ci sono qui, vedete, queste asole dove posso quindi andare a appendere quello che desidero. Potrei fare anche dei multifilo, ma penso che appenderò solo un elemento, perché diciamo che già ci sono parecchi colori e comunque un ciondolo. Altrimenti, se avete stelline marine, andate anche di stelline marine. Naturalmente prendo la colla e vado a metterla sul retro per fissare un pochino il lavoro. Dopodiché vado a scegliere, vi propongo le varie opzioni per la susta, o come la prima che metterete con le perline, o questa da incollo, oppure ce n'è anche un'altra tipologia che è quella che talvolta uso, è questa che si apre e poi si va a fissare, si apre con una pinza e si fissa direttamente sul vostro ciondolo. Scegliete voi quella più adatta. Io metterò questa da incollo. Naturalmente io andrò a mettere anche una goccina, questa al foro trasversale in alto, quindi è un po' più complicata da utilizzare. Voi naturalmente, per facilitarvi il lavoro, utilizzate una con il foro passante dal basso verso l'alto, e quindi andrete più facilmente a fissarla. Vi serviranno naturalmente pinze tonde, piatte e tronchesina, mi raccomando. Vabbè, velocemente io vi mostro quella che andrò ad utilizzare io. Metterò anche una coppetta
per decorare le estremità e quindi vado a fare il mio cappietto. Poi sul mio canale trovate naturalmente tutorial più dettagliati per fare questi semplici montaggi. Il video in realtà qui è per mostrarvi la tecnica del soudage, poi per i dettagli sapete sempre dove andare a cercare, ci sono tantissimi tutorial di orecchini anche montati, quindi semplicemente prendete, poi le vostre coppette, copricoppette, ho messo anche un mezzo cristallo e con la pinza a punte coniche faccio una solina e vado a fissare, vicino al tentacolo del mio polipetto. Se avete altri elementi valutate che ci siano delle suste a cui appendervi, altrimenti la lavorazione sarà diversa. Dopodiché prendo la mia colla, vedete che qui al centro è un po' bombato, quindi ne metto un pochino di più e vado a fissare all'interno del mio polipetto e mi regolo più o meno di dove devo andare a posizionarlo. Mi raccomando, mettetevi belle ferme e sistematelo per bene, perché è molto importante. Nel frattempo si è fatta sera e la luce sta cambiando. Adesso per sicurezza prendo il filo trasparente di nylon e vado a dare qualche punto di cucitura ulteriore per fissare l'elemento in zama, i miei tentacolini alla base in soutache. Quindi vado semplicemente da davanti sul dietro attraverso quindi il soutache e attraverso gli spazi che mi ritrovo nella filigrana, nell'elemento in zama. A proposito, potreste usare anche una bella filigrana, quindi fate questa operazione anche voi. E dopo aver dato un po' di punti di cucitura, andate sul retro e fate qualche nodino. Allo stesso modo prendo la colla e la base da incollo e la vado a fissare, posiziono al centro e aspetto, a questo punto sono passate un paio d'ore, un'altra pausa caffè e aspetto che asciughi un pochino. Mi poggio sulla plastica per evitare di sporcare tutto. Poi scegliete il cordino, dei coprinodi, potete usare la piattina, potete usare il cablé, prendete degli elementi coprinodo e fate il laccio per il vostro ciondolo. Finalmente siamo arrivati alla fine, prendete un bel tessuto, un ultra suede, un alcantara, quello che vi piace, per rivestire il retro. Tempo di una pausa caffè, la nostra colla ha fatto un pochino presa e procediamo. Ho preso il filo rosso, esco, vedete, al centro della scanalatura, porto il filo un po' più qui, lontano dal margine, e rientro nello stesso punto. Tengo fermo, mi raccomando, la nostra base e vado ad individuare le piattine da quest'altro lato. Mi muovo quindi da un lato e dall'altro della lavorazione con piccoli puntini, vado poi dall'altro lato, scendo in basso e semplicemente, vedete, sfrutto delicatamente il retro della mia lavorazione e faccio quindi questo lavoro per fissare un pochino, per stare più sicura, ok? Potrei continuare all'infinito, ma non vi mostro tutto, altrimenti questo video è lunghissimo. Ok, vado dall'altro lato e faccio un nodino. Prendo un bel pezzetto di ultra suede e mi regolo in maniera tale che un pochino qui dovrò fare una piccola copertura, ok? Perché naturalmente questa parte non si deve vedere, ok? Quindi diciamo che qui ci sarà il nostro angolino che andremo a coprire e qua posso tranquillamente andare a tagliare. Scusatemi, ok. Sarà veramente facile, andrò semplicemente ad incollare. Quindi ruoto, vado a mettere la colla sul retro e poi l'andrò ad apporre dall'altro lato. In questo caso prendo l'Asulit, così andiamo a terminare anche quest'altro. Anche questo naturalmente l'Asulit trovate sul sito di Fili e Forme, dove trovate i cristalli, le piattine, il soutache intendo. Naturalmente potrete anche utilizzare per fare il laccio il cordino cablé, quindi vado abbastanza
a coprire tutto quanto il mio retro. Senza andarne a mettere troppo sul bordo, perché naturalmente non vogliamo che strasbordi, okay? Poi con la bisemila, con l'ago di precisione, possiamo andare piano piano a rifilare intorno, se non avessimo dovuto coprire tutto quanto il nostro ciondolo. Quindi vado così, lascio un pochino fare presa. Naturalmente io non lascio mai fare presa e poi andate a ritagliare tutto quanto il contorno con delle formicine che tagliano bene. Vi mostrerò il ciondolo finito ritagliato, tanto ci sono tutorial sul mio canale in cui potrete vedere più volte come ho fatto questa operazione. Come vi dicevo, il piccolo lembo che dovrà andare a coprire questa piccola parte di congiunzione che naturalmente non si deve vedere, quindi in questo modo sarà completamente coperto e dal davanti non si vedrà assolutamente nulla. Ok, quindi fate un po' di pressione pian pianino, vedete che piano piano la colla farà presa e il lavoro risulterà, come si suol dire, a regola d'arte. Metterò il mio tag. Quindi vi saluto, scatto una bella foto e ci vediamo al prossimo tutorial. Vi ricordo il codice sconto per fili e forme che è Brica5. Vi abbraccio tutte ed auguro sempre a tutte buona creatività. Ciao! Mi raccomando, like, condividete, commentate, supportate il mio canale e ditemi anche che ne pensate di questi colori. Ciao! Ed ecco le foto del ciondolo finito con il cordino cablé color oro. Vi abbraccio tutte e auguro a tutte buona creatività. Ciao!